Prima del Big Ben, prima del Tower Bridge, prima dei grattacieli e delle luci, Londra non era Londra. Era solo una riva umida sul Tamigi. Acqua, fango e nebbia. Poi arrivarono i Romani. Costruirono un ponte, un porto, una città. E da quel punto quasi vuoto nacque una capitale capace di bruciare, cadere, rinascere e dominare il mondo. Londra nasce in un luogo duro, umido, attraversato da un fiume potente e circondato da terre difficili. Il Tamigi non era solo uno sfondo, era la ragione stessa per cui quella città sarebbe esistita. Portava acqua, merci, barche, uomini, soldati, ricchezza e paura. Nel corso dei secoli, Londra sarebbe stata bruciata, ricostruita, invasa, colpita dalla peste, divorata dal fuoco, soffocata dal fumo, bombardata dal cielo e trasformata in una delle capitali più importanti del mondo. La sua storia non è una linea tranquilla, è una serie di ferite e ogni volta, invece di sparire, Londra è tornata più grande. Prima dei Romani, prima delle mura, prima della Torre di Londra, prima del Parlamento e prima dei ponti famosi, qui c'era il Tamigi, un fiume largo, vivo, difficile da controllare. Attorno c'erano boschi, zone paludose, piccoli insediamenti, sentieri, rive fangose e popoli che conoscevano quella terra molto prima che diventasse una città. Non esisteva ancora Londra come la intendiamo oggi. Non c'era una capitale, non c'era un centro del mondo, c'era però un luogo strategico. Il fiume permetteva di muoversi verso l'interno della Britannia e di collegarsi al mare. Chi controllava quel passaggio poteva controllare commercio, soldati e comunicazioni. Londra non nasce come una città da cartolina, nasce perché quel fiume, quel fango e quel passaggio valevano potere. Poi arrivano i Romani. Nel 43 d.C. l'impero romano conquista la Britannia. Pochi anni dopo, sulle rive del Tamigi, nasce Londinium. Non è ancora Londra. È un avamposto romano, una città giovane, costruita per funzionare. Strade dritte, ponti, magazzini, soldati, mercanti, barche, merci che arrivano e partono. Londinium nasce come un nodo, un punto dove il mondo romano poteva entrare in Britannia e da cui la Britannia poteva essere controllata. Londinium cresce velocemente. Il ponte sul Tamigi diventa un passaggio fondamentale. Le strade romane collegano la città al resto della provincia. Il porto si riempie di attività. Le merci arrivano via acqua, poi ripartono lungo le strade. Le città romane non nascevano a caso, erano strumenti. Servivano a controllare, tassare, commerciare, spostare uomini e diffondere il potere di Roma. Londinium era questo. Un pezzo di Roma piantato nel nord del mondo conosciuto. Ma la sua crescita porta anche un rischio. Una città ricca attira sempre desiderio. E una città romana, in una terra appena conquistata, può diventare anche un bersaglio. Nel 60 o 61 d.C. la rivolta guidata da Boudica travolge la Britannia romana. Londinium viene colpita duramente. La città brucia. Le strade, le case, i magazzini. Tutto quello che Roma stava costruendo viene devastato. Per un momento la giovane Londra sembra già finita. Una città nata da poco, distrutta quasi subito. Ma questa sarà una delle costanti della sua storia. Londra cade, poi torna. Londra era appena nata e già sembrava morta. Dopo la distruzione, i Romani ricostruiscono.
Londinium torna a crescere. Diventa uno dei centri più importanti della Britannia romana. Ha mura, edifici pubblici, bagni, templi, magazzini, mercati, strade, case e un porto sempre più attivo. Poi arriva il declino dell'impero romano. Le difese in Britannia diventano più deboli, le risorse diminuiscono e Roma ha problemi sempre più gravi in altre parti dell'impero. All'inizio del V secolo il controllo romano sull'isola crolla. I soldati se ne vanno e con loro sparisce anche il sistema che faceva funzionare Londinium. Amministrazione, sicurezza, commercio organizzato, manutenzione delle strade e controllo del territorio. La città non viene cancellata in un solo momento, ma perde abitanti, importanza e continuità. Restano le mura, le strade e parte degli edifici romani. Ma Londinium non è più il grande centro urbano di prima. Nei secoli successivi il mondo cambia. Arrivano nuovi popoli, nuove lingue, nuovi poteri. L'Inghilterra prende lentamente forma e Londra torna a crescere. La città non rinasce come una copia perfetta di Londinium. Rinasce diversa, meno romana, più medievale, più caotica, più sporca, più viva. Poi arrivano i vichinghi. Le loro incursioni colpiscono l'Inghilterra e Londra diventa di nuovo un punto da difendere. Nel IX secolo, Alfredo il Grande rafforza la città e la riporta al centro della difesa e del potere anglosassone. Londra diventa una fortezza viva. Londra non era importante perché era bella, era importante perché tutti volevano controllarla. Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore invade l'Inghilterra, sconfigge gli anglosassoni e prende il potere. Londra capisce subito una cosa: il nuovo re non vuole soltanto governare, vuole farsi temere e per farlo costruisce uno dei simboli più potenti della città, la Torre di Londra. Oggi la vediamo come monumento, attrazione turistica, icona storica, ma all'inizio non nasce per essere fotografata, nasce per dominare. Era una fortezza, un segnale di controllo, una massa di pietra messa davanti alla città per dire una cosa semplice: il potere ora è qui. La Torre di Londra non proteggeva soltanto Londra, controllava Londra. Da una parte il commercio, dall'altra il potere. Da una parte il fiume, dall'altra la corona. Da una parte il popolo, dall'altra le mura, le prigioni, le esecuzioni, la paura. La Londra medievale non era romantica. Era stretta, affollata, rumorosa, sporca, piena di odori forti, animali, mercati, fuochi, botteghe, chiese, ponti, case in legno e strade difficili. Il London Bridge era uno dei punti più incredibili. Non era solo un ponte, era quasi una strada sopra il fiume con edifici, botteghe e persone che passavano ogni giorno sopra l'acqua. Il Tamigi era pieno di barche, le merci arrivavano e partivano, i mercati si riempivano. La città cresceva, ma cresceva male. Troppa gente, poco spazio, troppo legno, troppo fuoco, troppe malattie.
Nel 1665 la peste colpisce Londra con una forza terribile. La malattia trova il terreno perfetto, le strade si svuotano, le porte vengono segnate, le famiglie restano chiuse in casa, le strade vuote, le finestre chiuse, i carri che passano lentamente, la nebbia, le campane, il silenzio dove prima c'era rumore. Londra sopravvive, ma è ferita. E quando sembra che il peggio sia passato, arriva l'anno successivo. Nel settembre del 1666 un incendio scoppia in una panetteria di Pudding Lane. All'inizio può sembrare un fuoco come tanti, ma Londra è fatta per bruciare. Strade strette, case in legno, edifici troppo vicini, vento, materiali infiammabili ovunque. Il fuoco si allarga. Il Tamigi riflette il colore dell'incendio. La gente fugge portando via quello che può. La vecchia Londra medievale brucia davanti agli occhi dei suoi abitanti. È una distruzione enorme. Ma paradossalmente, proprio quel fuoco apre la porta alla Londra moderna. La città non può più tornare com'era. Dopo l'incendio deve essere ricostruita. Dopo il grande incendio, Londra cambia volto. Le case vengono ricostruite con regole nuove, la pietra e il mattone diventano più importanti, le strade cambiano, la città cerca di diventare meno vulnerabile. E sopra questa ricostruzione nasce uno dei simboli più potenti di Londra, la cattedrale di St. Paul. Nel frattempo, Londra continua a crescere come centro commerciale e finanziario. Le navi arrivano da sempre più lontano, le compagnie mercantili accumulano ricchezza, il porto si espande. Il Tamigi diventa una delle arterie economiche più importanti del mondo. Londra sta cambiando scala. Non è più soltanto la capitale di un regno, sta diventando il cuore di un impero. Tra 700 e 800, Londra diventa una delle città più potenti del pianeta. Le navi britanniche attraversano gli oceani, merci, ricchezze e persone arrivano da ogni parte del mondo. Il porto di Londra diventa un organismo gigantesco. Magazzini, gru, vele, corde, casse, marinai, fumo, ferro, legno, spezie, tè, zucchero, cotone. La città si arricchisce. Ma questa ricchezza non è innocente. Dietro l'impero ci sono sfruttamento, colonie, violenza, commercio brutale e disuguaglianze enormi. Londra diventa potente anche perché il mondo viene spremuto per alimentarla e piano piano la città inizia a comportarsi come se il mondo le appartenesse. Londra non è diventata potente solo perché era intelligente, è diventata potente perché l'impero portava qui ricchezze prese da mezzo mondo. Con la rivoluzione industriale, Londra cambia di nuovo. La città cresce in modo enorme. Fabbriche, ferrovie, officine, ponti, quartieri operai, fumo, carbone, macchine. Il cielo diventa più scuro, l'aria diventa più pesante. Milioni di persone vivono in una città che produce ricchezza, ma anche miseria. Da una parte eleganza, teatri, carrozze, banche, palazzi, impero, scienza, progresso. Dall'altra bambini poveri, vicoli stretti, nebbia, malattie, sfruttamento, fame, case sovraffollate. È una città doppia, bellissima e terribile. Nel 1863 Londra apre la prima metropolitana sotterranea del mondo. È una rivoluzione. Una città così grande non può più muoversi solo in superficie. Le strade sono piene, i tempi sono lunghi, la popolazione aumenta.
Allora Londra scende sottoterra. Nasce una città sotto la città. Binari, tunnel, stazioni, vapore, rumore, fumo, persone che entrano nel sottosuolo per spostarsi più velocemente. Oggi sembra normale, all'epoca era quasi fantascienza. La metropolitana diventa il sistema nervoso della capitale. Una città così grande ha bisogno di vene nascoste. Nel XIX secolo Londra costruisce anche la propria immagine. Il Parlamento, il Big Ben, i ponti, le stazioni, i musei, i palazzi pubblici. La città non vuole solo essere potente, vuole sembrare potente. L'architettura diventa linguaggio, la pietra dice stabilità, le torri dicono autorità, i grandi edifici pubblici dicono controllo, il Big Ben diventa uno dei simboli più riconoscibili al mondo. Non è solo un orologio, è il tempo dell'impero che batte sopra la città. Poi arriva il Novecento. La guerra cambia tutto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Londra viene bombardata duramente nel Blitz. La città, che aveva già conosciuto fuoco, peste, invasioni e povertà, ora viene colpita dal cielo. La gente scende nei rifugi. Le stazioni della metropolitana diventano luoghi di protezione, le case crollano, le strade si riempiono di macerie. St. Paul rimane in piedi tra fumo e distruzione, diventando una delle immagini più forti della resistenza londinese. Londra è diventata un simbolo perché ha attraversato incendi, peste, bombardamenti, senza essere cancellata dalla storia. Oggi Londra è un'altra cosa ancora. Non è più la città romana sul fango, non è più la città medievale stretta dentro le mura, non è più solo la capitale dell'impero, non è più solo la città del carbone, del fumo e delle fabbriche. È una metropoli globale. Finanza, cultura, moda, musica, cinema, turismo, università, tecnologia, politica, arte. Ogni giorno milioni di persone attraversano la città. Alcuni ci nascono, altri ci arrivano per lavorare, altri per studiare, altri per ricominciare, altri solo per vederla almeno una volta. Londra è diventata una città fatta di strati. Sotto i grattacieli ci sono le strade medievali, sotto le strade medievali ci sono le rovine romane, sotto le rovine romane ci sono il fango, il fiume e la terra antica. La cosa incredibile è proprio questa. Londra moderna non ha cancellato del tutto il passato, ci ha costruito sopra. Ogni epoca ha lasciato una traccia. È nata dal fango, dal fiume e dalla posizione giusta. Poi è bruciata, è crollata, è stata ricostruita. È diventata sporca, ricca, crudele, potente, ferita e mondiale. Ogni secolo l'ha cambiata, ogni tragedia le ha tolto qualcosa, ogni rinascita l'ha resa diversa. Oggi vediamo luci, palazzi, ponti e monumenti, ma sotto tutto questo c'è ancora la vecchia verità. Londra è diventata immortale perché ha imparato a rinascere. E pensare che all'inizio era solo fango sul Tamigi.